Ciao a tutti! Allora, oggi facciamo l'olio alla lavanda per le candele. Si può fare sia con i rami, sia con i fiori. Adesso non so se si vedono. Io per le candele lo faccio con i rami, anche perché di fiori ne ho più pochi e chissà se quest'anno riuscirò ad andare a raccoglierli, speriamo di sì. Allora, come si procede? Prima di tutto bisogna raccogliere l'erba, la pianta che ci serve, in questo caso appunto la lavanda. E come si raccolgono le piante? Non è che si va lì alle forbici, coltelli, zazzazzazza, radiamo solo tutto, no, si fa con grande rispetto. Quindi si va dalla pianta, allora in tutti, quasi tutti presumo, i culti, i credi, si va a chiedere comunque sia, il minimo è questo, chiedere permesso alla pianta e poi ringraziarla perché ci ha donato comunque una parte di sé. E tendenzialmente si va tagliando, si va raccogliendo con le mani, quindi senza forbici, senza coltelli, almeno da noi si fa così. E da noi altra cosa, si dice proprio, noi abbiamo un modo di dire, adesso non so se a me piace tanto, quindi sono anni che usiamo quello, lo usavano la nonna, la zia e lo usa anche Carlotta giustamente. Allora, in nome del Padre ti ho cercata, in nome del Figlio ti ho trovata, in nome dello Spirito Santo mi unisco a te, in nome della Trinità ti raccolgo. Questo qui noi diciamo così sempre chiedendo all'inizio permesso e alla fine ringraziando naturalmente. Ok, arriviamo a casa, abbiamo la lavanda fresca, si può fare anche con la fresca e io consiglio sempre a chi lo vuol fare con la fresca di farla asciugare almeno 2 o 3 giorni perché l'acqua contenuta nelle foglie potrebbe far diventare rancido l'olio, quindi conviene sempre farla asciugare un pochettino. Io adesso lo farò con la lavanda secca per forza di cose perché lo sapete tutti, non si può uscire di casa e quindi ho la lavanda qua. Mentre la lavanda secca cosa faccio? Vado a togliere le foglie. Per le candele io tendenzialmente lo faccio con le foglie, che comunque già profuma parecchio, non è che rimane proprio già un bell'olio sinceramente. Ok, adesso io qua dentro ne avevo già sbriciolato per stringere i tempi, quindi a questo punto prendiamo il nostro pestello e andiamo a sminuzzare la lavanda. Mentre la sminuzziamo naturalmente iniziamo già a imprimere il nostro, quale sarà il nostro intento. E non so, si può fare per più cose, la lavanda serve sia per la purificazione sia per la protezione, anche per amore si può usare la lavanda, mi raccomando, per amore, non ho detto per legamenti, quindi cioè per propiziare qualcosa, che ne so, si può propiziare per carità che una coppia stia bene, non andate a fare cose brutte, mi raccomando. Quindi per dire, adesso facciamola per protezione, quindi cosa faremo? Che tu possa darmi il potere della protezione, il tuo aiuto per far sì che l'olio sia un olio di protezione potente, forte, dite quello che volete, le parole che sentite più vostre, adesso io le sto inventando così, io poi ho le mie scritte ma sono mie, non hanno niente di diverso, quindi, cioè sono diverse da queste, però che tu, cioè io ti preparo ai fini che tu mi protegga, io ti preparo ai fini che tu mi purifichi, eccetera, eccetera. Una volta che poi siamo arrivati a buon punto, quindi che l'abbiamo sminuzzata bene, andiamo a incantarla. Quindi toccheremo con le mani e anche lì sempre visualizzando sia il potere della lavanda
che il nostro potere, quindi il nostro volere che va da noi ed effluisce tramite la mano nella lavanda. Quindi ci concentriamo, la tocchiamo bene. Mi raccomando, ecco, dimenticavo che non l'ho mai detto, credo, prima di fare qualunque cosa ci si lava le mani con acqua e sale, perché le mani devono essere pulite, perché noi tocchiamo di tutto con le mani, quindi di conseguenza le mani vanno lavate. Poi, una volta che l'abbiamo appunto toccata, visualizzato, cosa continuiamo? Imponiamo le nostre mani e anche lì facciamo defluire sempre la nostra energia, che vada oltre l'energia della pianta, ci sia anche l'energia del nostro intento. Quindi ci concentriamo, imponiamo le mani io di solito lo faccio direttamente dal mortaio. Quando ci sentiamo poi pronti, che per noi va bene, questo fino a qua va bene per qualunque rito dobbiamo fare, per qualunque incanto più che altro. Adesso, oggi prendiamo a preparare l'olio, però se serve della lavanda, non so, per fare il cerchio, ad esempio in un rito di purificazione assieme al sale e ad altre erbe, la prepareremo in questo modo. Ora metto. Allora, poi la andiamo a mettere in un barattolino. Io come al solito ne faccio poco perché ce n'ho già. Ce la faccio? Pensavo che era di più. Ok, a questo punto, vabbè, adesso non so se vedete, arriva fino qua, prendo l'olio e lo vado semplicemente a versare sopra fino a coprirla. Quindi non dovete riempire, ma semplicemente coprire. Ecco, ora è coperta. Se l'ho schiacciata un po' troppo. Perfetto. Ok, dopodiché chiudiamo il nostro bel barattolino, lo rivestiamo con della carta stagnola per farlo stare al buio. Quindi se avete un armadietto al buio, questo procedimento qua è inutile. Poi vabbè, potete coprirlo fino sopra o anche solo di fianco, è uguale. Io non so perché di solito lascio fuori il coperchio, quindi lo coprite e lo andate a sistemare in un armadio. Quindi anche lì per quanto? Per una luna, quindi 28 giorni, occhio croce, 27 qualche ora. Cosa fate? Tutti i giorni andrete, aprirete l'armadietto, prenderete il vostro barattolino e andiamo a sbatterlo, così diciamo si va mescolando. Poi lo riponete di nuovo nell'armadio, il giorno dopo ritornate lì. Poi se saltate un giorno non è che non viene, viene lo stesso, però se possibile almeno una volta al giorno una bella sbattuta. Dopodiché l'olio sarà pronto. Vabbè, io lo metto dentro, talvolta lo metto in questi barattolini così, talvolta lo metto nei barattolini quelli con le gocce, lì dipende il barattolino che avete. Possibilmente più sono scuri meglio è, perché l'olio si conserva meglio se in un come si dice, in un contenitore scuro. Altre cose da dire, sì, ok, serve quando poi sono passati 28 giorni, cosa fate? Andate a aprire, lo filtrate giustamente e avrete appunto l'olio da una parte e i resti dall'altra. I resti, se uno non li vuole buttare, come sapete le streghe non buttano via niente, sono utili
per fare semplicemente profumo. Comunque hanno ancora dell'olio, bruciano, fanno sia d'alumino che da profumo, quindi quello lì è un ulteriore sistema. Non hanno quella gran durata, vanno alimentati spesso. Adesso non ho di resti da farvi vedere, comunque sì, ce l'ho, ma sono laggiù. E questa è un'altra cosa utile da sapere. E questo olio qui, appunto, abbiamo detto, si usa per vestire le candele. Un giorno poi finalmente faremo una puntata, a parte che ne ho visti in giro le spiegazioni di come si vestono le candele. E guardiamo un pochettino cosa si può dire ancora. Vabbè, sì, che la lavanda poi ha tantissimi usi, tipo si può portare anche addosso. Addosso porta protezione, si può tenere nei cassetti come facevano le nonne, dentro il tulle, una volta si usava metterlo, oppure nei collant vecchi. Io mi ricordo mia nonna quando non aveva tulle, tagliava la punta del piede o se no anche il pezzo della gamba. Poi tutti questi sacchettini di lavanda per profumare gli armadi, per esempio. Altre cose. Tra l'altro portare un sacchettino di fiori di lavanda e anche di foglie di lavanda addosso protegge anche dai mariti violenti. Utilissima anche da tenere sotto il cuscino, che propizia il sonno e i bei sogni. E infatti il decotto con la lavanda, l'infuso con la lavanda, o anche il fatto proprio di bruciare dei fiori di lavanda, quello aiuta proprio a conciliare il sonno. Altre cose, perché mi sono preso appunti perché io poi vado in tilt. Sì, il profumo della lavanda allontana la malinconia. Va benissimo, vabbè, nei bagni di purificazione, quello lo sappiamo già. E direi che ho detto tutto. Sì, aiuta anche per quando uno vuole avere, diciamo, dei contatti con l'aldilà. Adesso non è il nostro campo, quindi io evito, perché già c'è uno di mio, non mi sembra il caso di incrementarli. Altre cose direi che, diciamo, l'ABC, l'infarinatura l'abbiamo detta, quindi come si fa l'olio, come si raccolgono le erbe. Come si raccolgono le erbe c'è sul blog, che ve lo lascio scritto qua sotto come sempre, che vi riporta al blog. C'è scritta anche la frase per cui come van raccolte, spiega un pochettino delle varie erbe. E questo è tutto, direi. Quindi vi saluto come sempre, ciao a tutti, baci, ciao!